Parleremo oggi dei sistemi di pagamento e ne parleremo con una persona particolare, Paola Giucca, direttore del Servizio Supervisione dei Mercati e Sistema dei Pagamenti della Banca d'Italia. Ma prima di parlarne con la dottoressa Giucca, riassumiamo brevemente la storia dei pagamenti. In principio fu per migliaia di anni il baratto. Il baratto significava, come tutti sanno, dare una pecora contro una pecora, una mucca contro una pecora, o poi quando si è voluta un po' di grano o dell'olio contro sempre la pecora o la mucca. Tutti generi deperibili. Secondo la leggenda, ma il periodo più o meno è quello, fu nel VII secolo avanti Cristo, la leggenda dice da Creso, re di Libia, a essere introdotta la moneta che aveva come vantaggio sui pagamenti in baratto la non deperibilità. Una moneta la si può tenere, la si può passare ai figli dei figli, ci si può costruire un tesoro, una ricchezza ed è diverso da quello che era il baratto in precedenza. Poi la moneta si è evoluta e sono diventate le monete d'oro le più preziose, le monete d'argento un po' meno preziose, le monete di rame, quelle a circolazione più vasta. E nel 300 all'incirca queste codificazioni fra oro, argento e rame hanno preso quasi un corso legale. Prima di arrivare alle banconote bisogna aspettare il Settecento, alle banconote, alla moneta di carta, e da lì sarà tutto un rincorrersi, banconote di diverso taglio, assegni di carta, bonifici bancari, carte di credito e un'infinità di sistemi di pagamento di cui parleremo con la dottoressa Giucca, ma dopo aver visto il filmato. Il sistema dei pagamenti è costituito dall'insieme degli strumenti, delle procedure, dei circuiti di regolamento e delle norme volti a realizzare il passaggio della moneta da un operatore all'altro. Le sue funzioni sono quelle di garantire la definitività dei pagamenti, assicurare la fluidità alle transazioni nell'economia reale, garantire l'attività dei mercati monetari e finanziari. La Banca d'Italia svolge un ruolo cruciale nel sistema dei pagamenti, sia nella gestione di sistemi di regolamento delle transazioni economico-finanziarie sui conti di deposito, detenuti dalle banche presso la Banca Centrale, sia nella funzione di sorveglianza sul sistema stesso. Dottoressa, partiamo con la domanda delle domande, quella che tutti si fanno. Perché usare una forma di pagamento elettronico? Quando è meglio usare il pagamento elettronico e quando è meglio usare il contante? Dunque, la maggiore diffusione degli strumenti di pagamento elettronico è un obiettivo che stanno perseguendo molti paesi nel mondo. Due esempi che per la loro diversità e lontananza anche geografica che stanno facendo esattamente questa strategia sono l'India da un lato e la Svezia dall'altro, con obiettivi di riduzione del contante che partono però da situazioni socio-economiche anche molto diverse. Lei è ancora giovane, nel corso della sua vita pensa che assisterà alla sparizione del contante? Sparizione no, come dicevo ci sarà un forte ridimensionamento. A che servirà? Dov'è che si rimarrà l'ultimo contante? Allora, nell'ultimo suo anno di vita, dov'è che sarà rimasto? Rimarrà per l'acquisto di un giornale, rimarrà per una mancia, rimarrà per... Ma nel mondo anglosassone non rimane neanche per quello? Nel mondo anglosassone tendenzialmente non rimarrà nemmeno per quello, però insomma diciamo che c'è una fascia della popolazione che per esigenze sociali potrebbero ancora utilizzare il contante, che sono tipicamente le persone più anziane e quelle con il reddito più basso. Si dice che da noi, in un mondo che diventa sempre più digitale, è da noi in Italia, la mancata consuetudine con questo mondo che rallenta il passaggio verso l'abolizione parziale o quasi totale del contante, è così? È così, ci sono molte resistenze, ovviamente quelle più complesse da affrontare che sono quelle dell'economia illegale, sommersa e fiscalmente esente, e quella più difficile che richiede uno sforzo governativo molto ampio. Quella della parte più naturale, quella che riguarda poi più da vicino noi cittadini, bisogna superare quelle inerzie
che portano a un ridotto utilizzo ancora di strumenti di pagamento elettronici. Inerzie che sono da uso, in cui quello che dicevo prima, diciamo, l'agenda digitale per la pubblica amministrazione può fornire sicuramente un grande volano, per cui comincia ad esserci un uso più diffuso, ma anche il timore di frodi, possibili frodi, su cui ogni tanto nella stampa, ecco, questo no? è il punto Si dice... definitivo. Che potete fare voi per aiutare, dare una sicurezza anche psicologica di più contro le frodi, contro gli inganni agevolati dai sistemi elettronici? Allora, una premessa, istituzionalmente come funzioni di sorveglianza e di vigilanza agiamo sotto il profilo dell'affidabilità e della tutela dei provider, delle banche, degli altri operatori che forniscono servizi, quindi c'è un primo livello che è alto, diciamo, di tutela. Ce n'è poi un altro che è sempre più mirato, e qui rientro nella mia attività nell'ambito del sistema dei pagamenti, che è più volto proprio agli strumenti. Abbiamo cominciato a lavorare insieme all'Europa da molti anni, abbiamo fatto delle cose semplici che già sono adottate, per esempio pensi al microchip nelle carte che ha aiutato a contenere molto le frodi, soprattutto nelle operazioni. Quello che l'ha inventato? Quella è stata una scelta politica europea, coordinata a livello di Eurosistema, ma è nata prima in qualche a cui paese? abbiamo partecipato noi. No, è stata proprio una politica diretta. È nata dopo in altri paesi che sono quelli anglosassoni, soprattutto gli Stati Uniti hanno avuto molta resistenza a utilizzarlo e per fortuna ci hanno seguito anche loro. Vede che in qualche cosa l'Europa è servita? Assolutamente sì, assolutamente sì. E poi si continua sempre con forme più sofisticate attraverso le quali, attraverso soprattutto la digitazione di codici di criptoscrittura, si consente la tutela dell'operazione, ma anche il riconoscimento dell'identità della persona che fa l'operazione, soprattutto mi riferisco a operazioni digitali, e anche alla tutela dell'operazione sottostante, fino ad arrivare, e questa è la dimensione più recente, ai problemi che nascono nello spazio cosiddetto cyber, all'interno del quale le infrastrutture che operano a vantaggio dell'industria dei pagamenti vanno tutelate a fronte di possibili attacchi. E anche in questo senso, così come nelle precedenti operazioni di pagamento, l'esigenza di educare l'utente all'utilizzo di pagamenti in modo appropriato è molto forte. La ringrazio e tutto sarà affidato a una sempre maggiore educazione dell'utente e noi siamo anche qui per fare questo lavoro.